Bentornati o benvenuti. Oggi, come si vede dalla scatola, incominciamo a montare questo aliante acrobatico Fan Rai. Spero che si dica così, se no accontentatevi se potete. Cominciamo. Allora, prima cosa prendiamo metà fusoliera e il primo passaggio dice un tondino da 700 mm, che è questo qua, segnare la metà con pennarello e tagliare con tronchesino. Io l'ho già fatto e sono già pronti qua, e dopo incollarle su questo posto che è già stato creato. Allora, però prima devo utilizzare la colla ok. In questo punto ci va anche un altro particolare molto importante, che si attacca alla capottina, è il gancio della capottina, quindi devo stare attento che sia ben questo è un attivatore. Ecco. Premuto in fondo, e questo l'abbiamo fatto. Adesso devo prendere l'altra metà della fusoliera ecco qua. Si può avere anche dei dubbi, però l'unico posto che può andare, anche secondo il disegno, è questo qua. Sì. Adesso quella da 700 mm.
io lo metto a filo qua, perché va a filo qua o va a filo qua, non so, lo metto a filo qua. Sull'istruzione non è scritto nulla. Ok. Ok. E questa parte l'abbiamo finita. Adesso dobbiamo sempre incollare i ganci per la capottina. Questi qua servono perché dopo qui in mezzo passano i ganci della capottina, e uno da questa parte e uno da questa. Cominciamo. Ci incolliamo le dita. Ecco, adesso dobbiamo incollare questi due oggetti che servono per passare i cavi, e vanno uno da qua e uno qua. In questi due buchetti passano le fascette che sono in dotazione. Queste fascette bloccano i cavi della corrente. Sì.
secondo, siccome dobbiamo avere questa prolunga e io per sfortuna non l'ho trovata, e quindi me lo sono autocostruita. Il primo paio l'ho già fatto, adesso provvedo a fare il secondo paio. Ci servono delle prolunghe maschio, una corta, una piccola, e vanno assaldato su questi pin che sembra difficilissimo, si può sembrare che spaventi molto, spaventa sicuramente anche me, però siccome ho visto che funziona e l'ho anche testato, dopo faccio anche il test, quindi adesso facciamo questa operazione. Accendiamo il saldatore, tagliamo un po' di punte, mi sono reso conto che sono un po' troppo lunghe perché sì. Ci serve anche un po' di termo restringente, questa guaina qua, che serve per isolare i vari contatti. Adesso prendiamo riferimento a quello già fatto, quindi questo va girato così, rosso qua, ah sì, aspetta che, ecco, vediamo se possiamo finire questo lavoro senza interruzioni. Intanto il saldatore si è raffreddato. Teniamo come riferimento allora, rosso, naturalmente questo è caduto.
ho visto anche che questo giallo qua non è saldato bene. L'ultimo. Controlliamo se i fili tengono. Non ho fatto una bella saldatura, eh. Ok, un po' meglio. La prima parte l'ho fatta. Vedi, devo dire che poteva saltare fuori un disastro, invece con una pistola calda spegniamo questo. Ok. Come vedete ho cambiato tutti gli attrezzi e ho finito di fare le prolunghe. Adesso devo verificare che tutto funzioni bene. Per fare questo ho bisogno di un servo, un tester per servi, un interruttore per praticità e un regolatore di corrente che stabilizza e regolizza, e una batteria. Collego la batteria, controlliamo, sì, corrente c'è, controlliamo se funziona. Accendiamo. Ok, funziona. Chiudiamo tutto, attacco il servo alla prolunga,
questo dovrebbe essere questo, ma posso anche sbagliare. Oh. Vediamo corrente. Ah, si è già mosso. Funziona. Adesso è da testare su tutti gli altri canali, sulle altre prolunghe, se tutti i collegamenti sono stati fatti correttamente. Ok, adesso ho collegato a questo pezzo che si chiama 55, gli hanno dato un numero, e ci ho impiegato un po' per capire, perché è controintuitivo. La spina, beh, vi faccio vedere la femmina, che non è questa ma è il maschio. Va infilato i fili all'interno e si incastra con un clic. Sì, io facevo il contrario, li spingevo da qua, invece va infilato i fili e dopo si incastra qua, perché nell'altro metodo è quasi impossibile. Adesso tiro fuori questo qua. Adesso con la cola a caldo loro dicono di mettere 2 gocce di cola a caldo. Cola a caldo è già pronta. Devo aspettare che si scaldi un po' di più. Intanto raffreddo questa. Questo pezzo dopo va a inserirsi in questo modo sulla fusoliera. Mettiamo via questo prima che combini qualche malanno. Resta solo da incollare in questa parte. Ok, ho già messo un filo di colla. Col ciano acrilico e adesso è bloccato. Ecco, in questo passaggio dobbiamo attaccare il servo a questo telaio e dopo il telaio attaccarlo alla semifusoliera, solo che il servo che ho io non è praticamente della stessa misura, è un servo digitale, però dovrò fare delle modifiche, quindi per fortuna come dicevo, per fortuna
è polistirolo o Deprom, che è facilmente malleabile e lavorabile, e quindi farò dei tagli. Allora, qui e qui sotto. Ancora sotto. Meglio essere prudenti nel tagliare. Sì, devo tagliare ancora un po' sotto. Giro da questa parte, vediamo. Sì, ho capito, questo particolare qua dà fastidio, quindi ottimo. Adesso dovremo fare anche delle modifiche qua, perché ci sono questi rinforzi che creano dei problemi. Ok, ecco, adesso ho preso il tester del servo, lo accendo e devo posizionare a 90 gradi nella posizione neutro e dovrei attaccarlo in questo modo. Però per attaccarlo ho dovuto fare delle modifiche perché non è esattamente quello che è prescritto, quindi prima cosa ho dovuto staccare questo coso qua. E dopo lo metto in battuta, vediamo se entra. Dà fastidio e ci sono dei problemi. Spostandolo un po' di qua, vediamo se no. Giusto, anche perché questo non è il servo.
ma è questo. Accendiamo. Adesso lo metto a 90 gradi. Lo metto provvisorio, ok. Oh, c'entra perfettamente. Vediamo il movimento. Ok, manuale. Sarà da aumentare, scavare un po' qua, sia in avanti che indietro, in modo da avere un po' più di escursione. Però neutro è a posto. Ok, chiudiamo. Sì, qua c'è un po' di proviamo senza servo. Comunque anche senza servo più di qua non va. Ci aggiungo il servo. Sì, non va in battuta, anche se spingo, ma se spingo resta qualche millimetro. Sì, ho rotto qualcosa. Ah sì, praticamente in questo modo il servo è uscito di qualche millimetro fuori dalla fusoliera. Non è proprio aerodinamico, quindi dobbiamo risolvere. Ok, allora intanto che abbiamo il neutro qua, controlliamo.
metto anche questo nella posizione neutro. Questo per il momento non ci serve più, pure questo. Così abbiamo un po' più spazio. La squadretta del servo non batte. Ok, questa sarebbe imbattuta. Istintivamente mi verrebbe voglia di incollare. Che il servo, essendo un po' più basso, ed è un po' più inclinato. Secondo me questa è l'inclinazione giusta. Questo scalino aumenta. Ok. Dovremmo fresare. Quindi rimandiamo l'incollaggio. Da questa parte ho risolto, che è la parte più facile. Ho fresato questo bordo qua. E adesso il servo va a appoggiarsi perfettamente. Adesso la parte più complicata, perché devo fresare dove c'è questo alloggiamento della baionetta squadrata.
tutto questo lo faccio per non rovinare l'aerodinamica. Vediamo se riesco. Fantastico, fantastico. Sì, qua non deve andare il filo qua sotto, deve andare qui sopra. Bravo. Eh sì. E adesso io non posso mettere con l'acciano acrilico, l'unica soluzione, il bioadesivo non attacca sufficientemente. Provo con la cavola a caldo. Perché non spingi? Vediamo che sia freddi. Sempre questo filo ribelle. Wow, sta dentro ed è a filo. Devo dire, missione compiuta. Aspettiamo che si raffreddi completamente. Intanto mettiamo un po' di ordine, che così il banco in disordine non mi piace. Ok, ho fatto un test di assemblaggio e sembra che tutto è come dovrebbe essere. C'è solo qua un po' di tensione per questi fili qua, ma si può lavorare un po' con il polistirolo. Adesso questo qua lo metto da parte, spingiamo qua, dobbiamo incollare questo telaio
dei servi di coda. Mettiamo un po' di attivatore. Però un domani per qualsiasi motivo devo cambiare questi servi qua, o perché si sono consumati o perché si sono rotti, potrebbe diventare un problema. Adesso dobbiamo attaccare le prolunghe. Prendiamo la segnala. Questo ci servirà un secondo momento. Dato che lo spazio comincia a essere poco, aumentiamo. Ecco. Oh, si respira un po' di più. Allora, attacchiamo le prolunghe dei servi del direzionale e timone di profondità. Attenzione, controlliamo di attaccare le cose giuste, nero con nero, giallo con giallo. Esatto. Forbici. Questo serve in caso fortuito che qualcuno tira un po' più questa prolunga, che così non si stacca. Questo pezzettino ci servirà anche più avanti, quando dobbiamo incollare la fusoliera, che queste prolunghe non vadano su questa parte qui. Questa parte qui è quella che riceve la colla. Un altro pezzettino qui. Se dobbiamo un domani fare delle modifiche, dobbiamo riuscire a sfilare i servi o le prunghe dei servi, e questo qua ci aiuta. Adesso dobbiamo incollare
queste tre accessori, sempre con ciano acrilico. Ci dobbiamo un po' anche muovere perché sì, naturalmente mi sono attaccato un dito. Controlliamo un po' tutto 2 o 3 volte e adesso abbiamo un altro passaggio, la baionetta della fusoliera. Ecco qua. Perfetto. Questo è il provvisorio, lo attacco qua perché sono sicuro che romperanno le scatole. Ok, adesso abbiamo bisogno della colla ciano acrilica e dobbiamo incollare il parafiamma a questa baionetta. Dobbiamo che arrivi alla giusta altezza. Vediamo di tagliare un pezzettino. Sul suo telaio, forza che entri. Eh sì, è imbattuta. Adesso attivatore. Questo non serve più. Perfetto. È stato incollato. Adesso incolliamo il parafiamma. E il telaio. Sì, prima dentro la codina e poi tutto il resto.
direi che per questa puntata è tutto. Nella prossima puntata facciamo l'attacco della seconda fusoliera, dall'altra parte della fusoliera. Facciamo quello che si dice in gergo il matrimonio. Siamo a buon punto. Alla prossima puntata.